Una volta Enzo Mari mi ha detto questa cosa che è banale, semplice, ma nello stesso tempo è illuminante. Lui ha detto: io non voglio più andare a vedere il Salone del Mobile perché continuo a vedere progetti che avrei voluto fare, ma si sono fermati a uno stadio prima di essere presentabili. È pieno di progetti non finiti, non progetti non buoni, è diverso. Tu hai un dono straordinario che è quello della manualità. Come è nato questo tuo talento? Ho studiato disegno industriale, quindi formazione puramente teorica. Subito dopo aver studiato sono andato a lavorare con Enzo Mari e lì mi si sono aperti dei mondi, ma in quel momento ho deciso che non volevo più fare design. Stranamente, dopo l'esperienza con Enzo Mari non volevo più lavorare come designer. Quindi si è aperta una strada nuova che è quella dell'artigianato puro e duro, perché ho lavorato per 5 anni con un liutaio, abbandonando completamente il mondo del design, dedicandomi solo alle mani pensanti. Passati questi 5 anni però mi mancava completamente la parte di progetto, quindi sono ritornato proprio in questo luogo un po' di anni fa ormai e mi sono ripresentato con degli oggetti qua al satellite, quindi da lì ho ricominciato poi a lavorare come progettista. Irresistibile la tentazione di chiederti cosa è successo con Enzo Mari. L'ho interiorizzato, resta il mio maestro. Quella rigidità, quella severità è stata assolutamente necessaria ed è quella severità che non esiste nelle scuole, nell'Accademia Italiana. O ti fa gettare la spugna definitivamente oppure ti smuove dentro delle cose per cui poi sei costretto ogni volta ad andare a fondo nei progetti, perché c'è quell'Enzo Mari dentro di te che ti fa dire ogni volta: ma sei sicuro di aver vagliato tutte le possibilità? Sei sicuro che sia veramente una cosa degna di essere presentata al mondo? Io quella cosa lì non l'ho mai avuta dalla scuola, dall'università, non esiste minimamente, neanche vagamente. Io stesso come docente non riesco a trasferirla e per questo adesso ho smesso di insegnare, perché vedo che non sono in grado di essere così severo. La tecnologia è come un'accetta, no? Uno può avere un'accetta in mano e morire di freddo perché non sa tagliare un pezzo di legno, oppure uno ci costruisce una casa con un'accetta, però o ci fai un oggetto meraviglioso, dipende da come lo sai usare. Dal Salone Satellite Honey Factory arriva in triennale. Ciao Francesco, Ciao Cristina. ci apri il magico sportello? Questa prima scatola in basso è l'Arnia, dove c'è la Esatto. regina, e questo è il mielario. Qual è la genesi di questo progetto? Perché hai realizzato Honey Factory? Il progetto è nato perché stavo già lavorando con le api, con una ONG di Haiti che mi ha invitato a lavorare sull'autosussistenza alimentare in quei territori dove non è così semplice procurarsi del cibo fresco e che si autogenera. E quindi, ragionando su questo tema, mi è sembrato fin da subito molto interessante il tema del miele, perché è diciamo, con la cura dell'uomo e il lavoro delle api è un cibo che sostanzialmente continua a prodursi, soprattutto in climi tropicali dove le fioriture sono tutto l'anno e si garantisce un prodotto di altissima qualità, che dura nel tempo, che non ha bisogno di conservanti, e quindi da lì è nato il progetto. Poi, quando mi hanno invitato dal Salone Satellite a lavorare sul tema Expo, ho deciso di portare il tema delle api in città, visto che anche in città ce n'è grande bisogno. La vicinanza aiuta a togliere paure e pregiudizi. Non c'è niente di meglio che osservare le cose da dentro, da molto vicino, per capirle e quindi perdere la paura e delle idee sbagliate anche. Tu hai preso a cuore questo progetto, hai fatto ricerca sia dal punto di vista funzionale della forma che anche riguardo a quelle che sono le esigenze proprio delle api. Hai lavorato con un apicoltore urbano, ci parli di lui? Sì, Mauro Veca, che diciamo è la persona che veramente poi sta mettendo
la cura e anche l'aspetto più scientifico dietro questo progetto è un apicoltore urbano, in particolare è un imprenditore agricolo urbano, che è proprio una categoria che esiste, che io non conoscevo, e vive nel cuore di Milano, però ogni mattina cura le sue arnie nei parchi urbani della periferia di Milano. Vive di questo, quindi non è un passatempo ma è una vera e propria attività imprenditoriale. Sta ritornando molta natura selvatica a Milano, grazie anche al lavoro di persone come Mauro, e le api sono degli indicatori della qualità dell'ambiente, quindi possiamo sfruttare, diciamo, le api per capire quanto il nostro ambiente sia salubre. Francesco, quante api ci sono in quest'arnia adesso? Circa 20-30 mila, però un'arnia può arrivare in piena attività a essere popolata anche da 60-70 mila api. Quanto miele ci si aspetta, se stanno tutte bene? Se stanno benissimo potrebbero essere 20 kg probabilmente in una stagione. Ok, Sì. allora buon miele. Grazie.